Mentre Juventus-Pisa procede verso i titoli di coda, la partita non è ancora finita, siamo sul 3-0. Io penso al secondo gol della Juventus, al legame che comunque è riuscito a creare Spalletti con i suoi giocatori. E credo che sia prioritario questo aspetto. Cioè, perché, perché, no, si parla sempre di risultati, quindi di tabelle da rispettare. E se non fosse uscita la notizia sul rinnovo, no? Pare che dopo appunto la partita di questa sera, no, ci sia in calendario di... Ma Spalletti va rinnovato ieri. No, oggi, no domani, va rinnovato ieri Spalletti. Cioè, non è che si deve attendere il... Si arriva nei primi quattro, sì, non si arriva, allora forse ci guardiamo. No, no, perché uno come Spalletti non te lo devi lasciare scappare nella maniera più assoluta. Uno che subito ti ha centrato anche quello che è il punto, quelle che sono le richieste. Questa squadra manca l'attaccante, te l'ha detto, voglio l'attaccante, non gliel'hanno preso e comunque trova soluzioni. Oggi il primo tempo è stato abulico della Juventus, abulico. Ha tolto David, ha proposto Ildiz lì davanti, nel secondo tempo 3 gol. Questo fanno i grandi allenatori. Cioè, ti dettano la strada, se tu non sei capace comunque di seguirla quella strada, e qui mi rivolgo alla dirigenza, alla società, a chi sta sopra di lui, comunque lui lavora lo stesso. E quindi già per questo non c'è da aspettare domani. Andava rinnovato ieri. Ne parliamo, signori miei, di Juventus Pisa, di Spalletti, della sua squadra, di quello che è l'obiettivo, no? Appunto la Champions, di quelli che sono i risultati, perché poi alla fine si parla sempre solo di questo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Sapete benissimo che domani focus soprattutto sulla Roma, che appunto no, interessa e come per questa lotta Champions. E poi c'è il derby serata. In realtà dovrei fare, forse credo, anche un altro contenuto domani sulla zona retrocessione, perché c'è Lecce Cremonese e c'è la Fiorentina. Quindi domani giornata molto 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 interessante anche per la parte bassa di classifica. Comunque, din don, attivata la campanella e grazie ragazzi per i commenti. Io mi soffermo anche su quelli, anzi soprattutto su quelle di partite o comunque di contenuti meno mainstream, no? Se penso abbiamo parlato del Como, della stessa Atalanta, che magari non interessa a tutti, però è lì che apprezzo maggiormente il vostro apporto. Grazie. Allora, sì, oggi forse uno dei primi tempi sotto l'aspetto del gioco meno appassionante della Juventus, perché spesso e volentieri no, propone, gioca e magari al primo tiro subisce il gol. Oggi è un po' in controtendenza perché la prima grande occasione, forse anche unica vera occasione della prima parte di gara, ce l'ha avuto proprio in avvio il Pisa con Moreo, se non sbaglio lui, ed è stato bravo anche il portiere lì, no? Perché se non ti fai trovare pronto, quella palla non la respinge verso l'esterno, no? Ti può andare dentro. E sapete che tante volte la Juventus le partite se le ha anche un po' complicate in questa maniera, e lo sappiamo benissimo. E poi quanti errori da parte di David, proprio, cioè non è così scarso, perché uno che lo vede adesso dice ma questo non c'entra niente, no, con la Juventus ma proprio con la Serie A, proprio con il calcio di alto livello, uno che vede queste prestazioni. E io credo che ormai sia entrato anche in un vortice di sfiducia, sicuramente, e certamente gli pesa una maglia come quella bianconera, questo è fuori dubbio. Perché questo giocatore non è neanche lontanamente accettabile. Mi permetto di dire veramente troppe lacune, troppi errori e non riesce a contribuire in nessun modo. Forse anche un po' per le richieste di Spalletti, ma
principalmente perché, ribadisco, ha perso fiducia in se stesso e adesso è difficilmente recuperabile, anche perché dovrebbe rientrare a breve, pare, anche Vlahovic, e la Juventus ne ha bisogno come il pane. Ma nel frattempo io riproporrei quanto abbiamo visto oggi nella seconda parte di gara, perché poi, ragazzi, da qualche parte devi andarle a trovare le giocate che ti spostano. E con Sessao, per esempio, è un altro giocatore eccellente nel creare dinamicità, no? Imprevedibilità. Però con Sessao dovrebbe giocare un calcio fatto di solo campo e senza porta. Se si giocasse un calcio di solo campo e senza porta sarebbe uno dei migliori, mi permetto di dire. Ma essendo che il calcio a 11 prevede due porte e tu devi segnare in quella avversaria, lì fa un po' di fatica, perché gli manca sempre l'ultima giocata. Sbaglia sempre l'ultima giocata o la conclusione, e non è una cosa da poco. Come dicevo prima, il game changer è stato quello di mettere Boga sulla sinistra, di accentrare Yildiz e di togliere David, ed è stato ancora una volta sublime in questo Spalletti. Cioè Spalletti trova, lo dicevo prima, trova le soluzioni. Spalletti, attenzione Boga, solta anche il portiere, vediamo se fa il quarto. Sì, sì. Cioè, non ha sbagliato mezza Spalletti nella scelta a partita di oggi. Si è fatto un ottimo regalo da solo, secondo me. Quindi auguroni a Spalletti. Ma lo dicevo prima, se c'era un altro aspetto su cui un po' lo si era etichettato come burbero Spalletti, era il legame no, perché tutti si ricordano che con Totti ha avuto con Icardi, però in realtà magari Spalletti aveva cioè con alcune figure poteva andare allo scontro, però tutti gli altri andavano dalla sua, quindi, cioè, Spalletti non è uno che va a spaccare le squadre, in qualche modo cerca sempre il modo di ricompattarle, ed è così anche con la Juventus. Ripeto, secondo me la nota più importante è il secondo gol, l'abbraccio con Spalletti. Adesso ho visto anche l'abbraccio con Boga tra lui e Thuram, ed è finita 4-0. Vittoria importante per la Juventus, vittoria che doveva arrivare perché se non batte il Pisa praticamente già retrocesso, non matematicamente ma già retrocesso. Poi si fa dura, però dai possibili -7 che si stavano prefigurando quando la Juventus era sotto di 2 gol contro la Roma, adesso è a una sola distanza. È vero, la Roma deve sempre giocare domani e può di nuovo riallungare, però già, no, da -7 oggi al momento è a un punto, quindi sta mettendo pressione. Ed è interessante, ricordiamoci che c'è anche il Como per questa lotta, per cui non è semplice, non sarà semplice, sarà difficile. Non è detto che si ottenga il risultato, non è assolutamente detto, anzi, se vogliamo fare i matematici c'è sicuramente meno del 50%, perché si lotta su 3 squadre, per cui vediamo cosa succede. E ripeto, proprio per questo motivo, proprio perché non è il risultato ultimo oggi che deve interessare, Spalletti andava rinnovato già ieri. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.